Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo progetto mi vorrei divertire con questa cake fantastica che si chiama Floors e abbiamo un 55% di cotone e un 45% di acrilico e ci sono 1000 metri. Allora io vorrei fare un progetto semplice ma particolare grazie al filato e andrò a utilizzare un uncinetto molto più grande rispetto a quello consigliato. È una cake da 250 grammi. Intanto io avvio il progetto, poi ci ritroviamo piano piano che ve lo spiego meglio. Prima di iniziare a farvi vedere i punti, vi devo spiegare un attimo come si costruisce questo progetto perché è un po' diverso rispetto a quello che vi ho sempre fatto vedere. Prima di tutto andremo a caricare una catenella che parte da questo punto qua, che qui vedete l'originale, è partito da questo punto, e ho caricato tutta questa catenella fino ad arrivare da questa parte qui. E per quanto mi riguarda sono 86 centimetri. Questi 86 centimetri sono dati dalla lunghezza della maglia, che quando viene piegata a metà sono 43 centimetri. Se voi invece volete che questo gilet, che poi diventa quasi un gilet, sia un po' più corto o un po' più lungo, che vi arrivi oltre i fianchi, dovete decidere sempre qui quando andate a fare questa catenella iniziale. Per fare questa catenella iniziale dovete tenere presente il multiplo di 3 più 2, quindi tante volte 3 più 3 più 3 più 3 e alla fine ne aggiungete 2. Andate a lavorare per 20 cm di andata e di ritorno con i punti che ora vi farò vedere. A un certo punto prendiamo dei marcapunti, che sono questi tre, prendiamo quello centrale dove dividiamo il lavoro a metà e da questo punto qui che è marcato ci allarghiamo sia da una parte che dall'altra per un totale di 34 centimetri. I centimetri che decidiamo di lasciare sia da una parte che dall'altra sarà praticamente il nostro girocollo e soprattutto la scolatura sulla schiena e sul davanti. Quindi quando io vado a indossare il progetto alla fine, se vi sembra poco scolato, lasciate più centimetri, vi dovete allungare, invece se vi sembra che abbia una scolatura troppo profonda ne dovete lasciare un po' di meno. Quindi a questo punto facciamo una riga con il punto più aperto, dopodiché andiamo a fare una catenella volante per recuperare i punti di base e continuiamo per altri 20 centimetri. Tutto questo senza interrompere il lavoro, quindi praticamente noi iniziamo a lavorare qui e facciamo righe di andata e di ritorno fino a finire il pannello. Questo pannello viene chiuso, quindi a questo punto io vado a unire il pannello in questa maniera e la forma sarà questa, quindi abbiamo la scolatura sia sul davanti che sulla parte dietro, che vi faccio vedere. In automatico si creano le spalle perché abbiamo chiuso il lavoro, dopodiché non dobbiamo fare altro che fare una cucitura su un lato e una cucitura su un altro lato. Ed è facilissimo. Ora metto via un attimo tutto questo e vi devo dare un attimo di spiegazioni per quanto riguarda il filato.
Ho sempre adorato i filati sfumati, però non ho mai utilizzato una cake che si sfuma un po' per volta, quindi si inizia da una parte più chiara, sempre a finire una parte più scura. Di solito queste cake vengono lavorate che si inizia dal basso e si lavora verso l'alto, oppure dall'alto che si va a fare il top down e si scende giù. Allora mi sono detta, diciamo che è stata vista e rivista questa variante di andare da sotto o da sopra. Mi sono detta andiamo a lavorare da un laterale a un altro. Quindi vi voglio far notare che noi abbiamo sia sulla parte dietro che sul davanti, che poi in realtà le parti sono uguali, sempre la stessa sfumatura che mano a mano si va a scurrire verso l'altro lato. Se volete fare la stessa cosa che ho fatto io, vi serve una cake che si sfuma un po' per volta e soprattutto vi consiglio di lasciare da parte un pezzettino circa di 2-3 metri di filato all'inizio che io ho messo via per andare a fare la cucitura. Io lascerò circa 20 cm qui per il scollo della manica e andrò a fare questa cucitura con l'uncinetto sia da una parte che dall'altra. Ma prima di fare questo prendiamo un gomitolo e andiamo a fare il punto fantasia che vi faccio vedere come si sviluppa. Poi ci ritroviamo a fare le ultime due cose, quindi queste due cuciture, ed è pronta per essere indossata. Quindi un progetto che si crea in un attimo, giovanile e soprattutto alla moda. Andiamo a fare insieme un campione piccolino, ma vi sviluppo tutto il progetto dall'inizio alla fine. Intanto dovete andare a caricare tante catenelle fino a decidere quanto la volete lunga questa maglia. La mia vi ho detto che è lunga 43 cm ed è larga 44, quindi mi sta abbastanza addosso, cioè non è neanche troppo larga neanche troppo stretta. Intanto io adesso vado a fare un po' di catenelle che sono multiplo di 3 più 2, quindi devo fare sempre 3, 3, poi ancora 3, poi quando arrivate ai centimetri che pensate siano giusti vi fermate e andiamo a fare il lavoro. Dopo aver caricato le mie catenelle, che nel mio caso sono 23, vado a farne un'altra per iniziare il lavoro. Iniziamo con un punto basso e 2 catenelle come maglia alta, e questo primo giro è tutto lavorato a maglia alta. Andremo ad alternare righe di maglie alte e righe di punto fantasia che ci serve il multiplo di 3. Quindi adesso come prima riga dovete andare a fare tutta una riga di maglia alta. Ci ritroviamo alla fine. Andiamo a fare anche l'ultimo punto. Ora giriamo la riga. Ci alziamo con un punto basso e 3 catenelle per un totale di 4. Carichiamo 1, 2, 3 volte, entriamo nel punto subito, facciamo metà di una maglia alta, lo teniamo su, carichiamo sull'uncinetto, saltiamo un punto, andiamo nel secondo, facciamo metà di una maglia alta. Ora andiamo a chiudere i primi 3, quindi chiudiamo le maglie, le mezze maglie e un altro punto, e ci rimangono giusto per avere una maglia alta sul uncinetto, e facciamo così un giro e un altro giro, poi facciamo una catenella di separazione, carichiamo l'uncinetto, andiamo a prendere questi 3 che sono qua, che sono quelli che abbiamo fatto la metà, prendiamo con l'uncinetto, tiriamo fuori il filo e andiamo a fare una maglia alta. E questo è il nostro punto fantasia, che diventa una specie di X. Carichiamo sempre 3 volte, subito andiamo a fare una mezza maglia alta, la teniamo, carichiamo, saltiamo un punto, nel prossimo
andiamo a fare una mezza maglia alta, chiudiamo passando tramite tutte e tre. Quando abbiamo il necessario di avere una maglia alta sull'uncinetto, scarichiamo 2 volte. Facciamo la catenella, che è quella rispetto alla base che abbiamo saltato, carichiamo l'uncinetto e passiamo tramite questi 3. Ecco il secondo punto. Questo è da fare per tutta la riga. La riga dipende da quanti punti ne avete caricati voi. Sarò sincera, il mio gilet non è molto lungo, quindi 43 cm è una misura abbastanza normale. Faccio vedere anche l'ultima volta come si fa e poi ci ritroviamo alla fine della riga. Andiamo a concludere la riga semplicemente caricando 3 volte e andiamo a fare anche l'ultimo punto, che diventa una maglia altissima. Ora giriamo il lavoro e iniziamo la terza riga, che è uguale identica alla prima, quindi punto basso, 2 catenelle, carichiamo, andiamo a fare tutti i punti ripassandoli a maglia alta. Dove c'è la catenella semplicemente entriamo nel lavoro e dove c'è la maglia alta lavoriamo la maglia alta. Non dovete fare né aumenti né diminuzioni. Ci ritroviamo alla fine della riga. Finiamo anche l'ultimo punto. E ricominciamo con la riga più ampia. Io a questo punto vi farò vedere anche come si fa la catenella volante, perché è giusto che voi sappiate come si lavora il pezzo originale. Intanto si comincia sempre con la maglia altissima, quindi punto basso, 1, 2, 3 punti per un totale di 4. Carichiamo 3 volte e andiamo a fare una maglia alta, una mezza maglia alta, carichiamo, saltiamo metà maglia alta, chiudiamo insieme e finiamo con la maglia alta. Allora, io farò un salto piccolo perché questo è un campione, quindi andrò a utilizzare dei marcapunti. Voi dovete prendere la metà del lavoro, che la metà è questa, vedete, lascio 3 motivi da una parte e dall'altra e in mezzo è questo qua. Ok, allora cercherò di lasciare 3 punti da una parte, quindi fin qua, e quindi 1, 2, 3 da una parte. Sul pezzo originale dovete decidere voi quanto deve essere la scolatura, dalla metà dovete decidere quanti centimetri deve stare sulla schiena e quanti centimetri deve stare sul davanti. È normale che sono gusti, quindi decidete in base alle vostre necessità. Ora andiamo a lavorare fino ad arrivare al marcapunti rosso. Ok, allora questo è il marcapunti rosso, quindi da qui io devo contare, farò una maglia altissima per finire il giro, poi devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 catenelle, carico, vado dopo il marcapunti viola, faccio la maglia altissima, carico e vado a finire i miei motivi, che sono 2. Subito inizio a fare il primo, e poi vado a fare il secondo. Vi faccio notare che io qui in automatico ho fatto il scollo per riuscire a indossarlo. Questo, come ho detto, è un campione, però nella blusa originale io ho 34 centimetri. Poi quando la indosso la vedrete meglio. Adesso vado a finire la riga e ci ritroviamo per vedere come si fa a ricominciare anche l'altro lato, ma è facilissimo. Finita la riga non devo fare altro che tornare indietro e vado a fare il mio giro di maglia alta. Lavoro tutti i punti normalmente e quando arrivo alle catenelle lavoro anche le catenelle, perché tanto questo lavoro non verrà più ripreso, quindi il girocollo rimarrà uguale, identico a come lo stiamo lavorando adesso. Vi do una chicca per farlo diventare già bello e non dover riprenderlo in seguito. Notate come su questo lato si vedono le asole delle maglie alte. Per fare lo stesso lavoro anche qua dovete fare questo, andare a lavorare sulla costina, questa qua dietro, che ve l'ho fatta vedere ancora. E quindi dovete andare a fare tutte queste 7 maglie alte o quelle che avete voi per il vostro pezzo originale in questa maniera. In automatico notate che sono uguali, identici, quindi non si sa alla fine qual è la parte bella e qual è la parte dove è venuta lavorata. A questo punto si finisce la riga, si ricomincia con il motivo e così via. Questo dovete farlo per quanto avete voi necessità. Prendo un attimo i pezzi originali e vi faccio vedere le misure. Vi ho già dato le misure all'inizio, però almeno così avete un'idea in generale di quello che abbiamo fatto. Io ho qui circa 20 centimetri, quindi 20 più 20 sono 40, più i centimetri in mezzo. Vi ricordate che abbiamo fatto la scolatura, che è questa qua. Quindi per quanto mi riguarda è più che sufficiente. Adesso dobbiamo andare a fare un altro lavoro. Dobbiamo decidere quanto deve essere larga la parte della manica. 20, 25, un po' più stretta, decidete sempre voi. Io cercherò di fare una ventina di centimetri, così mi sta molto larga. Prendo il marcapunti che non mi serve più, ecco che non riuscivo ad aprirlo, e sono circa qui. Però non mi fido del metro, bisogna che andate a contare i punti sia da una parte che dall'altra. Poi dopo andiamo a fare una cucitura con l'uncinetto a punti bassi, oppure con l'ago, come desiderate. Qui. Adesso io vado a contare i punti. Dopo aver contato i punti vediamo se sono uguali, e se sono uguali andiamo a fare la cucitura insieme. Ho contato i punti, ho verificato che sia uguale sia da una parte che dall'altra. Adesso andiamo a fare
la cucitura. La potete fare come desiderate, con l'ago, con l'uncinetto, con una costina, con 2 costine. Io andrò a fare un punto basso intero perché così sta un po' più rigida. Quindi punto catenella, rientro, punto basso, prendo i prossimi punti, punto basso. Sono stata molto soddisfatta da questa cake, scusate, mi veniva da dire fettuccia. È un filato poco ritorto, molto morbido, molto sottile, quindi di un aspetto fantastico. È stato un piacere lavorarla. Allora, andiamo a fare questa cucitura. Questo l'aspetto sull'altro lato, fino ad arrivare ai marcapunti. Si va a fare con il filato più chiaro anche da questa parte, che io l'ho messo da parte, lo finisco da sola e ci ritroviamo dove indosso il mio progetto e me lo vedete addosso e vedete insomma anche le considerazioni finali. Ed eccolo qui indossato il mio progetto. È un progetto facilissimo che si fa in un attimo e devo dire che è adatto per qualsiasi, sia per le principianti sia per le più esperte, perché le più esperte possono personalizzarlo facendolo diventare anche un bel vestitino. Iniziamo subito a vedere come si crea. Si crea partendo da qui. Si fa tutto un lavoro fino ad arrivare qui dove si divide facendo una catenella volante per riuscire a indossarlo e poi si continua da questa parte. Alla fine dovremo fare queste 2 cuciture, una all'inizio e una alla fine. Io avevo questa cake sfumata e volevo utilizzarla in un modo diverso perché di solito si inizia col top down, quindi si inizia con la parte più chiara e si finisce con la parte più scura, oppure al contrario si inizia da sotto e si va a finire su. Allora mi sono detta, sono cose già viste e riviste, facciamo che si parte da sinistra, nel mio caso, e si finisce verso destra, anche se devo dire questo progetto non ha un davanti o un dietro, si può indossare un po' come si desidera. La quantità di filati che ho utilizzato è veramente pochissima perché sono dei punti veramente facili da fare, soprattutto il punto fantasia è molto bello, è molto esplosivo, quindi si consuma veramente poco filato. Ed è un progetto per quanto mi riguarda senza stagione perché io sotto indosso una canota. Se fa 40 gradi e fa caldo si può indossare semplicemente sopra l'intimo, altrimenti se è d'inverno e fa freddo lo si può indossare sopra una camicia come un gilet, quindi è un progetto che per quanto mi riguarda si può creare sia col cotone che con la lana. Ritornando a come si avvia, voi dovete decidere come prima parte iniziale quanto desiderate lungo questo gilet, questo progetto. Io lo chiamo gilet, ma alla fine si possono anche aggiungere le maniche, soprattutto se si utilizza un colore unico la differenza non si nota. Decisa la misura, quindi voi dite voglio che sia lungo fin qua oppure fin qui oppure che mi deve arrivare ai fianchi, decisa questa misura la prendete per arrivare alla spalla e la moltiplicate per 2. Dopo aver fatto questa moltiplicazione vi esce fuori un risultato, con questo risultato voi dovete tenerlo a mente e fare così tante catenelle fino ad arrivare a quella misura tenendo presente il multiplo di 3 più 2 catenelle. E poi iniziate come prima riga, abbiamo la maglia alta, quindi ripassate le catenelle. Come seconda riga abbiamo il punto fantasia che ha il multiplo di 3. Lavorate
per la necessità che avete per la vostra taglia. Io è molto largo, quindi non ho rispettato la mia taglia perché volevo che fosse vaporoso. Ho bisogno di indossare ultimamente cose molto leggere, però facciamo finta che la vostra taglia è 100, voi dovete dividere a metà, quindi praticamente a 50, e lavorate per circa metà di questi 50, per circa 25 centimetri. Dopodiché decidete quanto lo volete scolata, la maglia o il gilet, dipende da quello che avete deciso di fare. Come vedete la mia è su 35 centimetri, quindi non è molto scolata, però se volevate che fosse ancora, adesso cerco di portarla sul davanti, un po' più scolata, così bisognava aggiungere un po' più centimetri, però mi si è alzata sulla parte dietro, quindi notate che io ce l'ho dritta, quindi sia sul davanti che sul dietro la scolatura è uguale, identica. Contate i motivi che avete lasciato, quindi le catenelle, e andate a fare una catenella volante con lo stesso numero di catenelle. Andate a riprendervi sulla parte dietro continuando con il motivo, quindi con la parte dei motivi, e poi continuate a lavorare anche questa parte. Nel video tutorial, come sapete, trovate assolutamente tutte le informazioni. Chi questo video lo andrà a vedere su TikTok o sugli altri profili social, lo invito o la invito a guardare il tutorial completo sul mio canale YouTube, dove là ci sono un sacco di scorciatoie, un sacco di informazioni per facilitarvi la vita per quanto riguarda il mondo crochet. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio del supporto, dei like, dei commenti, e ci vediamo al prossimo video progetto. Mi raccomando, se hai domande, curiosità, qui sotto scrivimi qualche commento e io appena mi arriva la notifica ti rispondo volentieri. Un bacio!